La cavalleria pesante era una parte integrante dell'esercito mongolo. Erano pesantemente corazzati. La cavalleria pesante era al centro di ogni combattimento. Mongol heavy cavalry had steel helmets, but they also had this very distinctive form of armor here known as lamina, made of steel, rawhide, and even leather. Now, in this example, you can see how the individual scales have been laced together, often with doe skin. Rows of lamellae, which in turn was then sewn into fabric or leather backing. Lamina armor is wonderfully robust. It's flexible, relatively lightweight, and easy to repair. La cavalleria pesante, nella sua corazza lamellare, era il martello della macchina da guerra mongola. All Mongols, both heavy and light cavalry, were capable horse archers. However, for the heavy cavalry, shock troops that rode into and smashed the enemy, the bow was of secondary importance. Their principal weapon of first contact was the lance. Sfruttando lo slancio del cavallo, la lancia veniva puntata verso il nemico per colpirlo e trafiggerlo. Poteva essere usata con precisione. I colpi con la punta erano efficaci, ma le lance dei mongoli avevano una marcia in più. Not only did you have the spearhead for running into and through the enemy, but you also had this hook to haul them from the saddle. Serviva una grande forza per disarcionare un uomo. E in questo modo lo si eliminava dal combattimento con un colpo frontale. In hand-to-hand combat, the Mongols used the sword to slice their way to victory. But they also had this, the great mace, which they used with two hands. I mongoli erano famosi per la loro capacità di muoversi velocemente e colpire a sorpresa. Ma la loro cavalleria pesante era spietata e poteva sovrastare e schiacciare il nemico con forza bruta. Nel vasto teatro delle conquiste di Genghis Khan, la cavalleria pesante mongola emerge come un fulmine di guerra implacabile, capace di trasformare i campi di battaglia in un mare di caos. Questi cavalieri, protetti da armature cuoiate e laminari, incarnavano la potenza in movimento, una forza indomabile pronta a scatenarsi contro chiunque osasse sfidarli. Sui loro destrieri robusti, i mongoli intessero una sinfonia di morte con i loro archi a cavallo. L'abilità di scoccare frecce con precisione micrometrica mentre galoppavano era il marchio distintivo di questa cavalleria, un'arte mortale che infliggeva terrore nei cuori dei nemici. La connessione tra cavaliere e cavallo era palpabile, un legame stretto da anni di vita condivisa, una simbiosi che consentiva movimenti fulminei e una tattica di ritirata ingannevole. Spesso, con la destrezza di acrobati guerrieri, sembravano ritirarsi solo per tornare con una furia imprevedibile, colpendo il nemico impreparato. L'armatura brillava sotto il sole della steppa, segno di una potenza indomita in movimento. La loro mobilità li faceva sembrare spiriti inarrestabili, capaci di attraversare terre inimmaginabili nel giro di un battito di ciglia, circondando e sopraffacendo il nemico con la flessibilità di un branco di predatori. Le tattiche di guerriglia erano la loro firma, una danza mortale che coinvolgeva colpi a tenaglia e movimenti ad arco, strategie che sfidavano le convenzioni militari del tempo. Genghis Khan e i suoi successori si elevavano come architetti di caos, maestri della guerra a cavallo che plasmarono il corso della storia. In un mondo dominato dalla cavalleria mongola, le distanze si accorciavano, i confini svanivano e la paura si diffondeva come un'ombra implacabile.
La cavalleria pesante mongola era più di una forza militare, era una forza della natura, una tempesta di freccia e acciaio pronta a infrangere ogni resistenza. La cavalleria pesante mongola era una delle forze militari più temute del Medioevo. Erano addestrati per essere veloci, potenti e inarrestabili. I mongoli erano maestri dell'equitazione e potevano cavalcare per lunghe distanze senza stancarsi. Erano anche abili arcieri e potevano sparare con precisione mentre erano in movimento. Era armata di freelance, spade e archi. Le loro freelance erano lunghe e pesanti e potevano perforare l'armatura dei nemici. Le loro spade erano affilate e potevano tagliare in due un cavaliere. I loro archi erano potenti e potevano sparare frecce a grande distanza. Immaginate di essere un soldato di un esercito europeo nel XIII secolo. Avete sentito parlare delle orde mongole che stanno devastando l'Asia e ora stanno arrivando da voi. Siete schierati in linea di battaglia, pronti a combattere. Il vostro cuore batte forte e la vostra spada è fredda tra le mani. All'improvviso vedete una nuvola di polvere sorgere all'orizzonte. È l'esercito mongolo. La nuvola di polvere si avvicina, sempre più velocemente. Avete appena il tempo di vedere i cavalieri mongoli, vestiti di armature scintillanti, con freelance e spade in mano. I mongoli caricano. Sono veloci come il vento e potenti come un uragano. Le loro freelance perforano le vostre linee e le vostre spade si infrangono contro le loro armature. In pochi minuti la vostra linea di battaglia è rotta. I mongoli sono ovunque, tagliando e uccidendo. Voi siete uno dei pochi sopravvissuti. Guardate indietro e vedete il campo di battaglia. È un massacro. Questa è solo una delle molte storie di terrore che la cavalleria pesante mongola ha seminato in tutta l'Asia e l'Europa. Erano una forza formidabile che ha avuto un impatto significativo sulla storia. La tattica dello tsunami umano. I mongoli erano maestri della tattica. Una delle loro tattiche più efficaci era la tattica del tsunami umano. In questa tattica, la cavalleria pesante mongola caricava il nemico in massa. I mongoli erano così numerosi che le loro freelance formavano una sorta di muro umano che era impossibile da fermare. Questa tattica era particolarmente efficace contro eserciti meno numerosi e meno addestrati. Gli arcieri mongoli. Gli arcieri mongoli erano anche una forza importante. Erano abili arcieri e potevano sparare con precisione mentre erano in movimento. Gli arcieri mongoli spesso precedevano l'attacco della cavalleria pesante. Sparavano frecce ai nemici per scompigliare le loro linee e creare il caos. Questa tattica era spesso efficace nel rompere la morale del nemico e facilitare l'attacco della cavalleria pesante. La cavalleria pesante mongola era una forza formidabile che ha avuto un impatto significativo sulla storia. Sconfissero eserciti molto più numerosi e meglio equipaggiati e conquistarono un vasto impero. Se non lo avete già fatto, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per restare sempre informati sulle nuove uscite. Grazie per aver guardato il video e alla prossima strabiliante avventura!